Ehi tu, iscriviti al canale e non dimenticare di lasciarci un commento. Ciao! Dopo che finisce il fischio all'interno delle vostre orecchie, Corridan, sei il primo a riprenderti. La nave sta sprofondando ancora di più. Alcune fiamme, vetro sparso ovunque, metallo sparso ovunque. Siate così gentili di allontanarvi dalla sfera eco e andarvene, grazie. Quando mi cerca di colpire, di arrivare di nuovo addosso con la scarica elettrica, sollevo di nuovo lo stivale, aspetto il momento giusto e BAM! Girando verso il buco nel pavimento fin quando non cade. Siamo in pieno inverno e nonostante il periodo dell'anno, a Boulder City non c'è la stessa neve che potreste trovare in un altro degli impianti del loop, come ad esempio in Svezia. Qui la neve cade leggera e per quel poco che dura, l'unica cosa che riesce a fare è annaffiare le poche piante del luogo. E appunto per questo può accadere qualcosa di molto particolare, come ad esempio la fioritura dei cactus. I nostri tre protagonisti che ormai abbiamo conosciuto e probabilmente alcuni di voi stanno già amando, si trovano in questo momento all'interno di un'auto sull'autostrada diretti verso Red Mountain, un luogo di villeggiatura molto comune per gli abitanti di Boulder City. La telecamera si sposta, passa all'interno della macchina, vede i due genitori di Winnie che stanno guidando tranquillamente e va verso dietro dove ci sono i tre nei sedili posteriori che stanno mostrando uno scorcio di vita comune. Sylvie è seduta sulla parte sinistra dei sedili, esattamente dietro al sedile del guidatore, ed è vestita con i jeans, con una maglia, con una giacca un po' pesante, un piumino. Da quando è stata lasciata da sua mamma all'inizio della via dove vive Winnie, Sylvie è stata l'immagine stessa dell'educazione e della cortesia. Gli altri due ragazzi non hanno mai visto Sylvie così. Grazie signori Smith, grazie mille, volevo ringraziarvi per questa occasione. Sì, non vi preoccupate, terrò d'occhio io sia Winnie che Cory. Sì, lo sa, Winnie parla sempre tantissimo di voi. Ah sì, certo, parla sempre bene. In questo momento è seduta, risponde in modo incredibilmente educato alle domande del papà che della mamma di Winnie, e la cosa più straordinaria è che non odora minimamente di sigaretta. No, non ci credo. Non è vero. Dall'altro lato, invece, nel finestrino opposto, la voce squillante della madre fa: Winnie, li hai fatti i compiti? Te li sei presi? Perché sei stata male settimana scorsa. Winnie in tutto ciò è poggiata al finestrino che guarda di sottecchi Sylvie quando risponde così a modo, infiocchettata dalla madre per questo evento in montagna, in un piumino rosso. Ha legato i capelli soltanto in una mezza coda con un fiocco, anch'esso indovinate, rosso. E poi comunque dei jeans lunghi ed è messo in un angolo. Sì, mamma. Sì, li ho già finiti. Li ho fatti, comunque me li sono portati per ripassare per quando finiranno le vacanze invernali. In mezzo Corridan che è addormentato con questo cappello col bacco, ma è di un colore verde acceso, Kenny di South Park. Bellissimo. Con anche le moffole, tutto schiacciato tra Winfred e Sylvie. Ha tutta una tenuta ovviamente invernale, color viola e verde, sgargianti. E lo sentite? La radice quadrata di 64. Mentre siete all'interno della macchina che appunto state mostrando questo pezzo di vita, nella radio in sottofondo mentre voi parlate si sente il solito programma radio dove intervistano persone a caso. Si sente una signora anziana che parla abbastanza forte e per un attimo appunto attira l'attenzione di tutti in macchina. La madre di Winnie decide di un attimo di abbassare il volume. Io giuro che ho visto degli animali molto grandi, molto grandi. Signora, è strano che ci siano degli orsi. No, non era un osso, non faceva il verso di un osso. Io l'ho già visto questo animale. I due alla radio continuano a ridere. Perché continuate a ridere? Perché mi... La signora avrà sicuramente perso la linea. Ci scusiamo per questo piccolo
problema, probabilmente avrà l'Alzheimer o qualcosa del genere. Ora passiamo alla prossima intervista. La madre di Winnie cambia programma, un po' disgustata dai discorsi che stavano facendo. Mamma, ma ci sono davvero degli orsi dove stiamo andando? No, cara, non ci sono orsi. Sai, quando arrivi a una certa età puoi cominciare a dimenticare o a vedere cose. Evitiamo questo genere di situazioni e discorsi, dai. Bene, io un po' mi tranquillizzo. Che accenno un sorriso tranquillo, tipo ha smesso. Signora, scusi se disturbo, tra quanto arriviamo? Più o meno in 30 minuti penso che siamo arrivati. Appunto, guarda di là. Ti indica le Red Mountain sullo sfondo, ricoperte da una sorta di permafrost molto leggero, qualcosa che non si vede ovviamente a Boulder City dato che siete vicini a un lago. E invece qui comunque in inverno riesce a tenere un po' più di tempo. No, è perché se arriviamo entro una mezz'oretta così possiamo prenderci anche un'oretta dopo aver aperto i bagagli per, che ne so, fare un po' di ripasso. E guardo Winnie. Da dietro il sedile in basso, quasi in mezzo alle gambe, c'è soltanto un dito. Buongiorno, ben svegliato. Ciao. Ho fatto un brutto sogno, era tutto strano, tutto al contrario. Tu Silvi eri gentile. Non la istigherei. Eh? Niente. Mi volto verso di lui, faccio proprio tac tac sulla testa e poi aspetto che i due genitori di Winnie non stiano guardando e tiro giù il colbacco sulla faccia. La telecamera si allontana dalla vostra macchina, segue in lontananza la piccola baita nella quale arrivate facendo un avanti veloce. Dopo che vi siete sistemati e tutto, i genitori di Winnie cominciano a prepararsi per fare uno degli sport che preferiscono, sicuramente quello dello sci, sport principale delle Red Mountain. Dopo tutti i convenievoli di fare attenzione, di non allontanarsi troppo e soprattutto studiare, vi lasciano lì. Quando la macchina si allontana, vi accorgete a terra un piccolo poster di uno scomparso. C'è la foto di un cane. Mortadella? Oh no, Tutti maledizione. sono Bella. Finché fino alle Red Mountain è arrivato. Vabbè, Sì, esatto. sono velocissimi. Sarebbe stato bello. È sparito un cane di nome Goldie, un Golden Retriever, da circa 2 giorni. Per chi riesce a trovare il cane, ovviamente verrà data una ricompensa di $25. Io prendo il foglio da terra, tutto abbastanza rigido. Si è perso. Affaccio la testa dietro Cory. Sì, ma possiamo andarlo a cercare per carità, però penso che sia impossibile. Qua è enorme, è immenso e c'è la neve e non sappiamo come muoverci se non a piedi. Il suono di un accendino che scatta. Quanto ti è costato farlo, Silvi? 3 giorni senza fumare. 3 giorni. Quindi c'è la neve, è enorme, immenso. Andiamo a cercare questo cane, direi. E cado nella neve. Cominciate a cercate le impronte di un cane. Qualcosa attira la vostra attenzione, forse sono delle impronte di animali. Tutto intorno a voi è ricoperto sia da uno strato leggero di neve che anche da diversi alberi sempreverde. È una sorta di steppaglia che fuoriesce dalla neve. Scricchiola sotto i vostri stivali fino a quando sentite un vociare e poi da uno degli alberi alle vostre spalle esce fuori un ragazzo con una cresta molto lunga, i capelli rasatissimi sui lati, un chiodo, 17 forse 18 anni anche addirittura. Vabbè, prossimo alla pensione praticamente. Sorride mentre vi guarda, inclina un po' la testa e nel suo sorriso vedete parecchi denti mancanti. Altre 2 coppie di stivali vi fanno sentire una ragazza con i capelli rasati solo da un lato e lasciati un po' più lunghi dall'altro, il viso molto pienotto, la pelle molto bianca che va in contrasto con le sue guance molto rossastre e infine un ragazzo con i capelli rasati, una frangetta un po' più sopra dei suoi occhi, ha una sorta di tatuaggio forse, non sapete se è un vero tatuaggio, se è fatto con un pennarello, di una cicatrice che va da sopra l'occhio fino a sotto. Addosso hanno diversi simboli anarchici, il ragazzo con la cresta che ha la bandiera inglese sulla spalla, cominciano a ridacchiare avvicinandosi da voi e vi stanno squadrando con le mani in tasca. Quelli sono
cazzo di punk a bestia! Ragazzini, vi siete persi? Come mai siete qua? Oh, ma aspetta un attimo, quello lì è un chiodo dei Sex Pistols? Girati un po'. Sì, e tipo si gira e ti fa vedere che è la scritta dei Sex Pistols. Ok, quindi sei uno di sei per quelli mainstream. Cioè, voglio dire, i Vapors li ascolti almeno. Ragazzina, Mi giro verso la ragazza e faccio, dai, le Petrol Girls. tutti e tre si guardano un attimo. Anche io e Corridan iniziamo a guardarci. Vabbè, almeno dei Sex Pistol, dai, quali sono quelle che ti piacciono di più? Il ragazzo con la frangetta si avvicina molto vicino a te. Parli tanto, per essere una ragazzina. Ah, parli tanto per essere uno che indossa un chiodo di una band che non conosce neanche. Mette le mani sulle tue spalle. Appena mette le mani sulle spalle io li afferro così. Non mi fanno paura questi. Le allontano un attimo. Uno spirito libero. Questa secondo me è come te. E l'altra sta masticando una chewing gum molto molto forte mentre ride. Quindi in pratica vi piace il punk rock? Perché in effetti mi fate pensare a una band punk rock. Mi sembrate proprio i Drones. Si guardano tutti un attimo. Sì, proprio loro. E che cosa ci fate qua? Siete in villeggiatura? Tu l'hai capita, vero? Che cosa? Quella sui Drones. Ah, sì, certo. Oh, Winnie. Lo tengo. Salute. Vabbè, avete finito? Ma noi non abbiamo fatto niente. Ci stavamo soltanto chiedendo. Appunto, Ok. avete finito quindi. Ok, possiamo andare, ciao. No, signorina, vedi che ti metto una mano davanti. Questa è la nostra città, questo è il nostro posto. E ci chiedevamo cosa stessero facendo tre ragazzini con quello con la cresta. Prende il foglietto dalla mano di Corridan. Anche voi state cercando il cane? Perché anche voi cercate il cane? Sì, anche Anche noi ne frega cerchiamo il cane. qualcosa? Sì. No, penso che siano poveri in canna e gli servono i $25 che ci sono sul Allora. biglietto. Ho solo dei bravi ragazzi. Certo, anche noi. Beh, Esatto. alla diva è lì che proprio prende anche la chewing gum e comincia anche a rotolarla con la mano mentre Oh parla. no, schifo, le tiro auguro fuori dei una batteri. sigaretta, la accendo. Oh no, dei poco di buono. Raga, andiamo per favore. Sì, sono d'accordo, ciao. No, forse non ci siamo capiti. Si sente uno scatto. E quando vi girate per guardare ha un coltellino. Ritorno verso di lui, sempre sigaretta in bocca. Quindi fammi capire, quello che vuoi fare è minacciarci per capire se noi non siamo d'accordo cosa fai, ci pugnali? No, Pugnali? spiegamelo, perché voglio capirla questa cosa. Perché adesso, per esempio, potremmo, non lo so, dire che quello che stai facendo è minacce. Perché altrimenti possiamo dire che quello che stai cercando di fare è tentato omicidio. Ah, cavolo, tentato omicidio di una ragazzina. Di un Allora, gruppo sono Ma lo hai 30 visto anni. lui? E puntando verso Corridan, Mm. l'hai visto lui? No, perché vorrei farti capire, lui ha tipo 11... Quanti anni ha? 11 anni. Ne ho 14. Mi giro... Hai 11 anni. Sai, Ah, ok. sai cosa succede Ah, se fai del male a un bambino di 11 anni? Quindi abbiamo finito? Puoi rimettere via quel coltello che sei un po' ridicolo. Grazie. Lui retrocede. Va bene, abbiamo capito che sei la legge e sei anche una dura, va bene. Io la legge? Scusami, però non sono io che vado in giro vestito da punk senza sapere niente del punk. Mi spengo la sigaretta sotto l'anfibio. Lui chiude il coltellino a scatto. No, vabbè, dai, stavamo solo scherzando. E iniziamo ad andare. Una cosa soltanto. Se trovate il cane, però veniteci a trovare. Certo. Ok? Assolutamente. Mi- Sarà la mi prima cosa che allontano. facciamo. Dando le spalle e facendo proprio così. Continuate a camminare, passerete una mezz'oretta e in lontananza cominciate a vedere appunto questa colonna di fumo, probabilmente o l'uso di un camino o qualcosa di simile. Beh, c'è civiltà. Possiamo provare a chiedere se magari hanno visto qualcosa nei paraggi. Proviamo. Tanto, dopo i punk scemi con i coltelli. Se questo è il tipo di pericolo che c'è su queste montagne, direi che siamo a posto. Mentre vi state dirigendo verso la colonna di fumo, diverse impronte sulla neve che si dirigono verso un capanno per la caccia con la porta spalancata. Corridan, tu comunque
sei un po' più esperto di animali, a quanto sembra. Ed è stranissima perché è un'impronta tetradattila. È particolare, sono appunto queste 3 dita davanti e uno più allungato dietro. Qua non ci sono orsi, ma a quanto pare ci sono uccelli belli grandi. Condor. I condor sulle montagne ci stanno? Non tantissimo. Vedi ovviamente la tipologia delle dita. Questa unghia è troppo lunga per essere di un condor e soprattutto poi la parte dietro sembra molto rettiliana o qualcosa del genere. Oh, tipo un varano? Io nel frattempo allungo un mio piede per metterlo a confronto dell'orma per capire quanto è grande. Questo è il mio unico supporto alla cosa. Cioè, non ne ho mai visto uno in tutti gli anni che sono Non lo venuta so, qua. ce ne sarà uno che ha deciso di spostarsi, ma che ne so, possiamo Forse è entrare e andare a... scappato da uno zoo. C'è uno zoo. Non lo so. No, Marco. C'è però uno- trasportano Ah, ok. animali. Li ho visti in TV. E Sono come passano quei briganti. Sono come quelle persone che rapiscono gli animali. L'ho visto in una serie TV. C'era anche un'auto che parlava. Ok, vado a vedere all'interno. Dai uno sguardo all'interno prima degli altri. Sei abituata alle case incasinate. Quello però non è un casino di qualcuno che è disordinato. C'è una lanterna a terra spaccata, diversi oggetti sparsi in giro e poi un tavolo contro il muro spezzato a metà. Ragazzi, Sì? qua dentro è successo qualcosa e è successo qualcosa di preoccupante. Non sono solo disordinati. Inizio a entrare. Entrate tutti e 3. È una stanza molto piccola. È un capanno per la caccia. C'era un tavolino, una cucina intorno. C'è un soppalco. C'è un letto. Se è avvenuto qualcosa, tutto quel qualcosa è avvenuto al piano di sotto. Tantissime robe sparse in giro. Un piccolo libricino con alcuni fogli all'interno. Va bene, posso prenderlo anche io, il diario. Comincio a sfogliarlo. Diverse pagine rovinate, logore. Alcune sono scarabocchi. Il nome della persona capisci che è Nicholas. Comincia a esserci parecchie volte all'interno di questo diario. Stava studiando qualcosa che riguardava la ricerca di una certa Diane Peterson, un nome che si ripete nella Che tua ho già mente. sentito anche. No. Stava facendo delle ricerche riguardante un esperimento che aveva condotto all'interno del loop, ma dopo che Diane fu licenziata, sembra che lei avesse continuato a fare questi esperimenti fuori dal loop. E leggi queste pagine. Diario di Nicholas, 12 dicembre. Quello che è successo è incredibile, eppure è successo. Se stai leggendo forse penserai che ho perso la testa. Ho sentito le rocce scivolare sotto i suoi piedi mentre correvo più veloce possibile verso i cespugli sul lato opposto della montagna. E la creatura si avvicinava. Se il boschetto non fosse stato abbastanza fitto da impedire alla creatura di trovarmi, sarei morto. Ho trovato questo capanno di caccia e ne ho fatto la mia base. Cerco di fare meno rumore possibile. Chissà cosa altro c'è là fuori. 13 dicembre. Maledico la mia stupidità di non aver detto a nessuno che ho scelto di scalare le Red Mountain piuttosto che seguire il mio solito sentiero. Le ricerche devono essere cominciate ormai, ma come possono trovarmi? Non mi è rimasto molto cibo, anche se ho trovato 2 scatolette di fagioli in questo cottage. Tengo il fucile appoggiato alla sedia. Sto scrivendo nell'ultima luce del sole che entra dalla finestra. Non oso accendere la lampada d'olio. Ho visto altre creature là fuori tra le rocce. 14 dicembre. Le creature sono diventate più affamate. Ho provato a camminare sia a nord che a sud, ma sono stato costretto a tornare indietro. A nord ho visto una casa con del fumo che usciva dal camino, ma il mio cammino era bloccato da qualcosa di innominabile che mi ha terrorizzato. Perciò sono tornato indietro. Comincio a capire cosa è successo. Qualcuno ha usato la potenza del graviton per aprire un portale temporale per il Cretaceo. A giudicare da quante creature ci sono, il portale è ancora aperto. Entro pochi giorni Boulder City sarà sommersa da bestie giganti. Se le bestie sopravvivono, la vita cambierà per sempre per le persone che vivono qui. Quando lavoravo al DARPA ho incontrato una scienziata brillante, ma egocentrica e vanitosa, di nome Diane Peterson. L'hanno licenziata per i suoi errori e la sua arroganza, e si diceva che avesse lasciato lo Stato. Ricordo che parlava della possibilità di aprire una spaccatura nel tempo e di recuperare creature di epoche preistoriche per scopi scientifici. Ricordo che ridavamo di lei. Era molto amareggiata quando ha dovuto lasciare il loop e ha detto che si sarebbe vendicata, ma nessuno l'ha presa sul serio. Potrebbe esserci lei dietro questo orrore. Domani proverò a tornare a casa. E infine, a destra della pagina, l'impronta di un pollice insanguinato. E quando giri per andare verso il 15 dicembre non c'è più scritto nulla. Grazie. Se siete arrivati fino a questo punto vuol dire che il video vi è piaciuto e per noi questo è importante. Ad oggi abbiamo ascoltato ognuno dei vostri feedback
e pian piano siamo migliorati nel tempo e quindi non possiamo far altro che ringraziarvi. Detto questo, vi ricordo che se volete supportarci, per noi è importantissimo che voi lasciate un commento qua sotto, ma che soprattutto vi iscriviate al canale, perché sì, più del 50% delle persone che guardano i nostri video non sono ancora iscritti al nostro canale. Quindi vi lascio alla buona visione della sessione e ci vediamo alla prossima avventura. Mentre Winnie legge a mente quello che c'è scritto nel diario, Corridan, tu vedi qualcosa fuori, all'esterno. Qualcosa attira la tua attenzione, un movimento. Sì, questo sparisce. Poco distante ti sembra che 2 occhi ti stiano guardando. Questi 2 occhi diventano 4. Vedi di nuovo altri 2 occhi. E poi, come un branco unito che sta attanagliando la vostra zona, 3 velociraptor. Non riesci a credere ai tuoi occhi. Mostri! Mano sulla bocca immediatamente. Shh, cosa? Dove? Chiudo la porta velocemente. Le piume, queste sorte di ali collegate al petto, si muovono in maniera sinuosa verso la vostra direzione. Si alzano delle leggere criniere. Uno di loro guarda gli altri 2 e cominciano a girare e a circondare la casa. Chiudo le tende. Recupero pezzi del tavolo, cioè la gamba del tavolo spaccato che possa essere usato per difendersi. Winnie, piano. Mi muovo, sono confusa, sono anche spaventata. Corridan, tu magari ne sai qualcosa? Sentono gli odori, sentono i suoni. Cosa fanno? Penso siano animali, dico mentre chiudo, controllo che le porte siano chiuse. Mentre Ok. fai questa cosa e stai parlando con Winnie, un respiro sulla finestra e la testa del Velociraptor, vedi il suo occhio che sta guardando attraverso la finestra. Mi getto indietro, afferro con entrambe le mani la gamba del tavolo. Sentite i loro passi. Sembra che ovviamente stiano cercando un'entrata all'interno della casa. Gli diamo in pasto i pancabestiali fuori? Magari se li sono già presi, se siamo fortunati, però mi sembrano Magari. un po' affamati. Sì, ma comunque non possiamo difenderci con dei pezzi di legno. Non penso che siano animali Hai del un'idea porto. migliore? No, E- a parte quella di morire, no. Cori? Cori, questi cosi sono veloci? Li sai cosa sono? Sono veloci. Si chiamano Sì. Velociraptor, penso per un motivo, no? Sì, sono dei... Che ne so cosa vuol dire veloci? Sono ottimi Americani, comunque. predatori e attaccano in branco. E da quanto è composto un branco? 3 bastano? Forse ce ne possono essere di più. Quanti? Non abbastanza da contare. Come potremo fuggire? E mentre state pensando, la maniglia che si sta abbassando piano piano, sentitelo sforzare più e più volte. Un respiro dietro la porta e continua a camminare. Io però a una certa li prendo, li abbasso, li metto a terra. Passano alcuni secondi, forse sembrano minuti, addirittura sembrano ore. Un rumore attira la vostra attenzione. Sopra il tetto. No! Oh no! Io ho fatto Ok. fallimento con 7 dadi. Quindi tu... ok, Layer Zero Engine. quindi sei spaventato, stai cercando. Cori, tu trovi un barattolo di carne in gelatina. Buttagliela fuori. Aprila e buttagliela fuori. Sì, ma lontano, anzi, creiamo una sorta di ci sono- fionda. Ci sono finestre dalla parte soppalcata? Non l'avete controllata. Su per la scala e vado a vedere la parte soppalcata. Il raptor che sta tentando di rompere la finestra e quando arrivi proprio in cima al soppalco lui si gira e ti fissa per qualche attimo e si alza le sue 3 penne sulla testa. Rimango ferma immobile a guardarlo negli occhi. Aprite la scatoletta e tiratela fuori. Winnie, ho Sì? bisogno di te. L'asciugamano. L'asciugamano, ce l'ho. Prendo l'asciugamano, poi rabatto i piedi che aveva staccato dal tavolo, li incastro nelle assi di legno. Prendo l'asciugamano, lo incastro in una delle fessure del legno e poi faccio praticamente una catapulta per riuscire a lanciare quanto più lontano possibile la scatoletta per fargli seguire l'odore. Corridan, tu alzi la finestra per permettere il lancio di Winnie. Una gabbia di denti si chiude vicino alla tua mano. Tu riesci a toglierla in tempo, però la scatoletta vola verso l'esterno. I 2 che erano davanti alla porta cominciano a correre seguendo la lattina che scende sia grazie al vostro lancio, che l'ha portata parecchio distante, sia a causa della discesa. I 2 cominciano a correre. Il terzo, che è al piano di sopra mentre che sta guardando Sylvie, improvvisamente si alza, vedi piegarsi, mette tutta la sua forza per salire sul vetro e metà della creatura
entra all'interno della stanza, comincia a dimenarsi con una rabbia fuori dal comune. I denti che cominciano a sbattere contro te. Mi lascio scivolare giù dalla scala, mi porto dietro la gamba del tavolo con ancora il pezzo di tavolo attaccato in fondo, tiro su Corridan. Winnie, corri! Afferro il mio asciugamano e corro via. I vostri passi cominciano a scricchiolare, alcuni di voi scivolate, vi riprendete, correte come se non ci fosse un domani. Il Velociraptor con una rabbia disumana si gira verso di voi, si lancia giù dal tetto, cade a terra facendosi chissà quanto male, emana un verso e comincia a correre dritto verso la vostra direzione. Inizio a correre e quando vedo che ci sono dei sentieri di alberi, quello che faccio è quello di schioccare l'asciugamano in modo tale che il suono si ripercuote per quel lato là, confondendolo. Io semplicemente corro e ho sempre Corridan tirato per la manica della giacca. Non lo mollo mai, mai, mai. Io è una cosa abbastanza semplice. Il Velociraptor vi sta per raggiungere, dopodiché inciampa probabilmente per le ferite che ha addosso, ne ha persa di forza e inciampa su se stesso, ma poi si rialza, vi sta fissando mentre vi state dirigendo verso la colonna di fumo. Il suo viso diventa un enorme ringhio e si sente continuamente questo suono provenire dalla sua gola. Fa un ultimo sprint verso la vostra direzione, sembra finita. Quando vedo Sylvie che sta un pochino rallentando, io la sposto contro degli alberi, cerco di utilizzare il terreno a nostro vantaggio. Sylvie, tu hai il cuore in gola, i tuoi polmoni stanno spingendo al massimo per farti correre come se non ci fosse un domani. Quindi tu improvvisamente devi, tra tutte le scelte che fate, sono quasi anche combinate. La creatura improvvisamente inciampa lateralmente. Quando lui rotola e si rialza, c'è una chiazza di sangue non indifferente. Ancora 2 versi e in lontananza, molto lontano, vedete gli altri 2. Il Velociraptor riprende a correre, siete vicinissimi alla casa, sentite diversi cani che abbaiano. Quando vi avvicinate, il Raptor è molto vicino a voi, sta guadagnando terreno, mancano pochi metri, poi un rumore pesante, sentite gli alberi spezzarsi, un enorme triceratopo esce fuori dal bosco. La cosa avviene in pochi secondi, quasi a rallentatore vedete il triceratopo che prende il Velociraptor facendolo volare a diversi metri da voi. La neve si alza, volate, cominciate a rotolare verso un cancello abbastanza alto. Fate in tempo ad entrare all'interno del cancello. Triceratopo che, come se stesse difendendo il suo territorio contro il Velociraptor, ferito gravemente. L'avete capito che lui sta guardando voi. Oh no. Capisce che è in svantaggio in questo momento, soprattutto di forza fisica. Ricomincia a correre veloce, allontanandosi dal Triceratopo. E voi siete salvi. Triceratopo che mantiene le corna dritte verso il suo avversario. Sembra ignorarvi totalmente. Dopodiché, quando sembrava tutto andare bene, sentite dei ringhi alle vostre spalle. Vi girate e ci sono 3 Doberman che stanno ringhiando nella vostra direzione. E poi una voce di una donna anziana: buoni, 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 state buoni. È la stessa della radio. È quella della radio, vero? Sentite una voce con una ghirlanda di fiori in plastica, con la sigaretta accesa e un bocchino, come se ignorasse la presenza del Triceratopo. Su, cosa ci fate? Entrate, entrate, su. Ma io non me lo faccio ripetere 2 volte, tipo acchiappo prima uno e poi l'altro tiro, mi inciampo. tiro su Cori e ricominciamo a correre. Quello è suo? Entrate all'interno, vi ritrovate finalmente con un po' di calma, il cuore che batte a 3000 e una casa pregna di fumo di sigarette. Ma sono a casa! Suppongo che vi buttiate a terra dalla stanchezza. Beh, siete dei bravi ragazzi, e anche molto fortunati, devo dire. Certo. Fortunati. Perché esistono ancora i Velociraptor? Quello cos'era? Gioia? Predatori che vanno in branco e mangiano. Erano dei cazzo di dinosauri! Sì, esatto. Guarda la finestra, la signora anziana, poi guarda voi. No, non sono dinosauri, non ci sono i dinosauri. Come non sono dinosauri, signora? So certo che sono dinosauri. Avete fumato, vero? No, Potete dirmelo. no.
Scusi, Mi ma lei dica, come li sign- chiama? Mi dica, signora. Io posso fumare quello che voglio, ma non vedo dei dinosauri. Mi dica, signora, ha mai visto un rinoceronte con 3 corna? Guarda fuori. Intanto il triceratopo si allontana piano piano, ritornando nel bosco. Si mette gli occhiali. Oh no. Sono molto spessi. A me sembra un gorossorso quello. Gli orsi non sono così tanto grandi, però. Soprattutto non hanno le corna e hanno il pelo e quelli più piccoli secondo lei che cosa sono? Conigli? Cuccioli di daino forse? Non lo so, i miei cani gli hanno dato la caccia, quindi sì, saranno probabilmente dei grossi daini. Certo. Sai, la mia vista non è più quella di una volta. Ormai i miei Daini? cani... Sì, daini. Daini, certo. Che cercano di ammazzarti e di strapparti la carne e di mangiarti. Signore, i daini non hanno le piume. Vedi che rimette gli occhiali. E i tacchini non sono così se lo sta chiedendo. Va bene, suppongo che avete fame, no? Vi preparo qualcosa da mangiare. Tiro fuori il diaretto. Nel frattempo che la guardiana degli orsi non c'è, sfoglio. Ecco qua, ok? L'ultimo aggiornamento di questo tizio risale al 13 dicembre. Anche lui aveva visto questa abitazione da cui usciva del fumo. Anche lui voleva provare ad arrivarci, ma è stato braccato dai Velociraptor o qualunque cosa esse siano. Pertanto è ritornato nell'abitazione. Quello è stato l'ultimo contatto perché non c'è, quindi non c'era puzza nella vecchia casa e io e Coridan non abbiamo visto niente. Sylvie le sta al piano di sopra. C'era qualcosa che poteva somigliare a un essere umano morto? Io ero concentrata sul coso che cercava di entrare dalla finestra. Va bene, immagino che tu non l'abbia visto. Andiamo avanti. Giro la pagina e mostro l'impronta rossa. E questa è l'impronta, che è uguale a quella che abbiamo trovato fuori. Se avevamo dubbi che erano dinosauri, sono dinosauri. E questo lo scopriamo qua. Giro di nuovo la pagina. Graviton. Hanno aperto un varco dal Cretaceo a... Ah, certo. Oggi, certo. Ma ovvio. Certo, ovvio. Chi è che non lo farebbe? Richiude il diario con uno schiocco. È ovviamente quella stronza ancora, vero? Sì, Diane, sì. È riportato il nome qua. Il proprietario del diario Ancora? è Nicholas. Eccolo qua, Nicholas. Intanto in sottofondo sentite scarragliare. Ci sono i cani dentro. Sì, ci sono alcuni levrieri che stanno entrando. Piccolini. Tremano Tutto degli fortissimo. Mi fanno un Sì, sacco sì, di Lo so. ridere. Io tremo con loro. C'è una finestra, Cori, mentre stai accarezzando e vedi che ci sono tantissime cucce e diversi levrieri. Cominci a pensare che sia un'allevatrice di cani. Signora, Sì, tesoro, dimmi. non ci ha detto come si chiama, come possiamo chiamarla? Oh, che sbadata che sono. Aspetta che me lo ricordo. Perfetto, signora. Sì, scusate, che sbadata. Mi chiamo Dorothy Green. Signora Grazie, Dorothy. Green, per averci fatto entrare. Signora Green. Dimmi. Ha si mica affaccia. visto un Golden Retriever? Un Golden Retriever. No, non l'ho visto. È rientrato dentro. Ah. Signora, Sì? ha mica visto aggirarsi qua attorno un tizio con un fucile? Quando tu gli chiedi questa cosa, lei esce fuori. Sì, c'era un ragazzo che aveva un fucile. Ce ne sono tanti in queste zone che hanno i fucili. Anche la buonanima di mio marito andava in giro con un fucile. Però Nicholas, giusto? Sì, Nicholas, come lo conosce? È venuto qua. Saranno passate forse una settimana, qualche giorno, non mi ricordo quando l'ho visto. Comunque lui gironzolava da queste zone perché cercava come si chiama quella signora che... Diane? Diane? Sì, Diane ha una casa non troppo lontana da qui. In che direzione è la casa di Diane? È a nord di qua più o meno. Ci sono collarini rossi in giro? No. Sarebbe davvero interessante andare a trovare Diane, ma come facciamo con il suo bellissimo esercito piumato che ha fuori? Signora, ma lei non ha un bel furgone così quando va a fare la spesa? O non potrebbe accompagnarci? Accompagnarvi. Sì, perché Nicholas potrebbe aiutarci a scendere dalla montagna. Se ha problemi di vista, Sylvie sa guidare. Acciù! Salute. Ha 16 anni, può farlo. Potete prendere una delle mie macchine e indica verso l'esterno. Guarda, quindi così. Winnie sta sorridendo a 32 denti. Vedi all'esterno che ci sono 3 macchine.
2 pedali, 2 piedi, si può fare. Trattate malissimo, ragazzi, sono proprio dei catorci. Corridan, tutto bene? Signora, ha un fazzoletto, per favore. Sì, Penso- sì, Anche tesoro. un secchio. Penso di essere allergico a qualcosa, ma non riesco a capire. Forse è il pelo di cane che si alza e do il colpo proprio sul divano e faccio alzare il pelo. Corridan sta benissimo col pelo, vedi? Tacchi di... Oh no, sei allergico ai dinosauri. O ai vecchi. Tenete. Comincia a portare delle robe sul tavolo. Sono tutte verdure, non c'è neanche un pezzo di carne. A me va bene. Si accetta il cibo anche perché siamo spaventati. Le verdure. Sì, mangia che ti fanno bene. Cresci forte e puoi correre molto forte. Le verdure sono, ragazzi, veramente buone. C'è questa Oh. sorta di zuppa di verdure, piselli lessati, broccoli, un sacco di roba al vapore. È Nello l'incubo di sfondo. un bambino, però, Sì, questo, sì, eh. sì, assolutamente. Sì, questo Sì, sì. momento Io c'è sono qua che Corridan ho che tipo così. l'acquolina in bocca, ma... Corridan così. Nella finestra un po' incrostata dal tempo, un'enorme serra, quindi cominciate a capire che forse probabilmente lei campa di queste 4 cose. Cosa ci fate da queste parti? Eravamo nella baita là sotto, ci siamo nascosti da 3 ragazzini che ci hanno minacciato con un coltello, avevano dei capelli strani, Oh, no. le cose con le borchie e quindi noi ci siamo nascosti là. Poi volevamo provare a ritornare a casa, ci hanno rincorso e noi ci siamo rifugiati in quella casa. Poi abbiamo aspettato che sono andati via dopo che ci siamo riusciti a nascondere e siamo stati aggrediti da quel gruppo di Velociraptor. Quindi ora noi stiamo cercando di arrivare alla casa di Diane perché Diane la conosciamo e conosce mia mamma e mio papà e quindi ci può Oh, riportare a casa. Sì, è una cara ragazza. È un po' testarda, ogni tanto può risultare maleducata, ma è molto intelligente. Grazie a lei funziona la serra che c'è qui. Si era rotta qualche mese fa, no, forse di più, non mi ricordo, la mia mente fa un po' cilecca. Però è venuta qui e l'ha riparata per bene. È una brava ragazza, tutto sommato. Quindi sta sempre qui? Oh, ogni tanto. Però sì, l'avrò vista 2 settimane fa, non mi ricordo. Beh, Però sì, era qui. Gli ho dato un po' di provviste. ha detto nella serra. Ha riparato la serra prima di andare via. Siccome noi stiamo lavorando a un progetto a scuola proprio sulle migliorie, sulla tecnologia e del loop di come si sta approcciando alle culture del luogo, potrebbe... A Corridan danno proprio fastidio le piante. Potrebbe farci vedere per favore questa enorme invenzione di Diane? Potremmo vincere il progetto a scuola. Vi posso portare nella serra, ma è una normalissima serra. Se volete vedere qualcosa dovete andare nella sua fattoria. È pieno di roba metallica. Mi pare pure che ci sia un robot, una roba del genere. Lei ha costruito pure un robot, mi pare. Mi aveva detto un nome quel robot. Sai, usa sempre un Isaac? cappello. Isaac, sì. Afferro Winnie e inizio a girare. Sì, io nel frattempo che Isaac! Sì, signora, però vorremmo vederla comunque la serra se è possibile. Vai a Grazie. vedere la serra, io vado a vedere quale delle 3 auto funziona. Vedi lì, ci sono le chiavi. E vedi che ci sono, cioè, tipo, dove appoggiare le chiavi ce ne sono tantissime. Va bene. Cory, prendile tutte. Winnie, vai a vedere la serra. Ok. Sta allergia mi sta veramente facendo male. Silvi e Corridan andate fuori, le macchine sono messe malissimo. Una delle 3 probabilmente forse è il migliore dei rottami. Inserisci le chiavi e la macchina però non parte. È da riparare la macchina. Ci sono parecchi pezzi di ricambio. Ci sono delle riviste? Uff, quante ne vuoi. Guardo uno di questi giornalini di qualche modello di macchina, cerco di trovare il modello anche che gli assomiglia. Silvi, prova a prendere quella chiave lì. Corridan non è mai piaciuto studiare, lo vuole fare lui, solo che in questo momento non sta riuscendo a capire, quindi si sta arrabbiando. Dannazione, no, per dindirindina. E che cazzo? Oh! E pian piano poi riparate la macchina. Dall'altra parte, Winnie, le piante crescono un po' ovunque. Ci sono diversi ortaggi di tantissimi tipi, ma se stai cercando un macchinario particolare non c'è niente. Sei con la signora, quindi ti spiega tutti gli ortaggi che ci sono all'interno. È anche abbastanza logorroica mentre lo fai, è anche abbastanza esperta. All'esterno
macchina è riparata. Ah, per fortuna. C'erano un paio di pezzi che dovevano essere messi a posto. Oh, e i tuoi amici sono riusciti a riparare la macchina? Bene, bene, bene. Beh, sì, beh, grazie per questo tour e per averci aiutato nel progetto di scienze. Nessun problema, è sempre bello aiutare le persone. Sai come si fa in queste zone? Quando poi si aiuta, si viene aiutati. Come possiamo aiutarla? Nessun problema, a buon rendere, e poi basta che non vi dimentichiate di me e soprattutto di riportarmi la macchina. Però capisco, siete giovani, i vostri genitori potrebbero essersi spaventati, quindi è giusto che voi torniate a casa. Un attimo, mi sento pure in colpa di aver preso in giro così la vecchietta, però in qualche modo si deve sopravvivere nella vita. Sì, grazie, le faremo riavere senz'altro la macchina. Dopo che vi siete congedati, entrate tutti e tre nella macchina. Sylvie si mette al posto di guida. Ho già guidato delle volte in cui ho preso di nascosto l'auto di mio fratello maggiore. Però guido comunque così. La macchina salta 2 volte e poi si mette in moto. La cintura. Piano piano, facendo attenzione, uscite verso l'esterno e la telecamera appunto va sulla signora anziana che è lì con la sigaretta. Mi ricordano un sacco me da giovane. Chissà se sapranno aiutare Diane, poverina. Sì, ci vorrebbe un bel figlio per lei. Cani? Tutti i levrieri cominciano ad arrivare. La telecamera si sposta su voi in macchina che cominciate ad andare. I vostri cuori non sono tranquilli, siete stati attaccati da dei velociraptor e ora siete tornati su strada. Il posto che vi è stato segnato è un po' distante, con la macchina ci metterete una mezz'oretta. Vi state inoltrando, vi mettete nell'autostrada. Sulla vostra destra si crea una sorta di sfondo idilliaco, vedete i vari pezzi di metallo che siete abituati a vedere sparsi in giro. In più ci sono gruppi di dinosauri che stanno passeggiando sullo sfondo. Sono erbivori tranquilli che camminano verso una direzione ignota, probabilmente stanno cercando di abituarsi in un mondo che non è loro, ma lo sapete bene, in quel periodo la neve non era una cosa abituale e probabilmente non è il loro habitat. Continuate a camminare, la scena si chiude che la vostra macchina, mentre è diretta verso la fattoria, passa accanto a quello che è uno spazzaneve completamente ribaltato e i vostri cuori battono più forti perché sapete che probabilmente qualcosa di più grosso è in quelle zone. Ma questo lo scopriremo nella prossima sessione.